So benissimo cosa vuol dire non avere spazio, non avere tempo, non avere disponibilità economica per acquistare delle attrezzature un po' costosette, magari un po' complicate, ma una cosa in cui credo veramente è che tutti abbiano il diritto di farsi un piccolo orto, anche te. Che siano pochi metri di terra, che sia qualche vaso sul terrazzo, non importa. Partiamo da un concetto che a me sta particolarmente a cuore, ovvero l'orto non è soltanto un luogo di produzione, è o dovrebbe essere un luogo soprattutto di benessere. E perché ti sto dicendo questo? Perché mi capita soprattutto ultimamente di leggere alcuni commenti di persone che non accettano o magari non capiscono che l'orto non lo vediamo tutti nella solita maniera, ognuno lo vede a modo suo. Ovviamente per un'azienda agricola, grande o piccola che sia, o per qualcuno che semplicemente ha un campo grande, il concetto di tempo è prezioso, cioè il tempo è denaro proprio, cioè veramente. Tempo che però è importante per tutti, anche per te o per me che si fa per hobby e quindi non è per i soldi, ma per qualcuno quei 10, 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, quello che è, spesi nell'orto, sono il valore aggiunto della cosa. Magari dare un pochettino d'acqua a mano o con il sistema che si vuole, passeggiare tra le piante, raccogliere qualcosina, magari passeggiare in compagnia nell'orto, comunque passarci del tempo, magari per loro è quello il bello e il tempo speso non gli pesa. So benissimo che ci sono dei sistemi automatici, magari dell'irrigazione o degli strumenti che possono ridurre il tempo in cui facciamo le cose, il cosiddetto tempo di lavoro nell'orto. Però per me questo è anche un po' il nocciolo della questione, cioè se viene visto come un lavoro, delle cose da fare per assicurarsi una produzione, forse c'è da ripensarci un attimo. Chiaro che nell'orto ci sono delle cose da fare periodicamente, ci sono dei lavoretti da fare, c'è da starci dietro, ma secondo me può e dovrebbe essere un piacere. Su questo canale parlo principalmente di orto e cucina, con un filo conduttore che è il Giappone. E vorrei, condividendo il mio percorso, le mie esperienze, aiutare tutte quelle persone che, come me, vedono l'orto come un luogo di relax, di tranquillità. Quindi non mi scassare se voglio dare l'acqua a mano o dico ad altri che do l'acqua a mano. Questo per me, come molti altri appunto, è un hobby e impiegare parte del mio tempo qui all'orto è proprio quello il valore aggiunto. Io quando vengo qui all'orto sto bene, non penso alle cose negative che magari mi sono capitate, magari venendo qui qualcuno mi ha tagliato la strada con la macchina. Mi serve anche per staccare un po'. Potessi spengerei anche il telefono, poi è chiaro, con una moglie e una bimba piccola lo devo tenere acceso, ma potessi lo spengerei. E guarda che anche in spazi piccoli, piccolissimi, come può essere un orticello, che anch'io lo sto riducendo drasticamente, oppure qualche vaso sul tuo terrazzo, si possono ottenere delle quantità importanti di cibo. E se deciderai di seguirmi iscrivendoti al canale, cercherò di mostrarti anche come lo faccio io. Perché il mio è un percorso che è alla portata di tutti, questo te lo posso assicurare. Chi ha provato lo sa, ti basta anche coltivare qualche erba aromatica delle tue preferite, magari coltivate con metodi naturali, raccolte al momento giusto, oppure ti compri dei semi di un ortaggio che magari si trova difficilmente ai supermercati, oppure si trova ma lo trovi sempre in condizioni pessime, già a mezzo marcio perché l'hanno raccolto chissà quando, chissà dove. O magari sai che viene coltivato con dei metodi, diciamo che non ti va di mangiare veleni vari. Ecco, anche fare soltanto una cosina del genere per alcuni ne vale la pena e basta e avanza per cominciare a coltivarsi qualcosina. Tutti questi discorsi per darti anche un po' di coraggio, per farti capire che anche con pochissimo spazio a disposizione, anche con pochissima disponibilità economica, è possibile cominciare a coltivarsi qualcosina e la soddisfazione, questo te lo posso garantire, sarà enorme. Poi in un secondo momento ovviamente ci sono tante cose che potresti pensare di comprare per magari espandere un pochettino il tuo orticello, qualche vaso in più, un pezzettino in più di terra, uno strumento che ti può aiutare, però per adesso puoi benissimo cominciare con poco o niente, poi dopo si vedrà, intanto comincia. Quindi un caloroso benvenuto a tutti quelli che vorrebbero farsi un piccolo orticello. Per i più esperti invece, o presunti tali, chiedo soltanto di tenere a mente una cosa.
Le persone cominciano a farsi l'orto, a coltivarsi qualcosina anche, per i motivi più svariati, che potrebbero essere diversi dai tuoi. Non tutti puntano necessariamente a risparmiare tempo e/o soldi. Ognuno si fa l'orto per i suoi motivi, che sono solamente suoi e personali. Chiuso questo finale leggermente polemico, ti chiedo di scrivermi nei commenti come te vedi l'orto. Se anche te, come me, lo vedi principalmente come un luogo di tranquillità dove semplicemente rilassarsi e se possibile, ovviamente, raccogliere qualcosa il più possibile. Ciao!